Un sogno felice fatto in un momento triste. Così la regista Maura Del Pero ha descritto l'ispirazione per Vermiglio, il candidato italiano per gli Oscar del 2025. La prima cosa da sapere sulla corsa degli Oscar è che non sempre si corre per vincere. Certo, è auspicabile, tutti vogliamo vincere l'Oscar al miglior film straniero, ma non è solo quello il vantaggio che viene dall'entrare in competizione. Molto spesso si concorre agli Oscar anche per la campagna che viene fatta, per poter far vedere un certo tipo di cinema all'estero, alla giuria dell'Academy. In questo caso la scelta di Vermiglio è un po' una scelta in salita. Il competitor principale, Partenope, è il film di Paolo Sorrentino, un regista molto amato in America e già conosciuto. Invece Vermiglio dovrà far conoscere e far amare all'estero una storia che appartiene proprio alla nostra Italia. Perché Vermiglio racconta proprio di un piccolo paese in un periodo a cavallo tra il 1944 e il 1945, cioè sul finire della seconda guerra mondiale questo paesino è isolato, ma gli orrori della guerra vengono, se non vissuti direttamente, percepiti e entrano nelle strade di questo villaggio attraverso la figura dei soldati disertori. Al centro del villaggio c'è un maestro, tra l'altro interpretato da Tommaso Ragno in una delle prove più mature della sua carriera. Questo maestro altro non è che veramente il centro propulsore di un immaginario, l'immagine di quella che potrà essere l'Italia di domani. Lui non è un uomo perfetto. La regista ci dice che la figura richiama proprio quella di suo nonno che era stato un maestro di un piccolo paese. Però lui, il maestro Graziadei, ha una visione di quello che potrà diventare quella popolazione. Contadini che sono molto legati al presente, al mangiare, al vivere alla giornata. Lui compra dei vinili, ci perde anche i soldi, ma quelli sono il cibo per l'anima. In questa sequenza magnifica viene rappresentato tutto il suo personaggio, cioè di uno che sta vedendo che nel futuro non ci saranno solo i bisogni fisici, ma si dovrà anche crescere come persone e come comunità. Perché la comunità di Vermiglio vive la guerra, è imbruttita, è tesa, guarda gli altri. C'è tanto il tema dell'essere presentabili all'esterno, che cosa penserà la gente di noi. Eppure sono tutti molto poveri, fanno tutti dei lavori umili. Maura Del Pero è veramente brava nel raccontare l'evoluzione, la maturazione di questa piccola comunità attraverso piccoli gesti, le lettere d'amore che sono scritte prima con i disegni, poi con una prosa un po' più complessa, la scuola in contrasto nelle sequenze dove i banchi sono vissuti dai bambini e quella dove invece ci sono gli adulti che anche loro hanno capito che devono imparare a leggere, scrivere e a fare di conto. Vermiglio colpisce sicuramente, speriamo che colpisca anche all'estero, chi lo sa. Colpisce proprio perché richiama un cinema che noi eravamo bravissimi a fare, quello del realismo, non per forza neorealismo, ma della realtà, il cinema contadino di Ermanno Olmi. Infatti la parlata del dialetto trentino ci aiuta molto a entrare in questo microcosmo che diventa anche macrocosmo. Guardate come la regia funziona nel raccontare il piccolo e il grande. A volte le persone sono strette dentro delle case, delle stanze molto piccole e quindi le persone sembrano grandi. A volte nel paesaggio i nostri personaggi camminano e sono piccolissimi. La tavola è anche un oggetto fondamentale, questa piccola società e questa piccola famiglia, perché Maura Del Pero ci stringe sempre di più e quindi noi arriviamo a sentire, vedere e seguire solamente una piccola famiglia. Ecco che questa famiglia si ritrova intorno alla tavola, dove si sciolgono le relazioni, dove si scopre degli altri, si parla o si sta zitti, si fanno le preghiere. C'è anche tanta religione che entra, come entrava nel precedente film di Maura Del Pero, ovvero Maternal. Ed è per questo che Vermiglio mi ha colpito. Quando l'ho visto al Festival di Venezia ero proprio contento, perché è una delle ragioni per cui si va ai festival, trovare un cinema così, potersene innamorare un po' prima degli altri e poterlo vivere, rivedere, lasciare lavorare. Il mio invito agli spettatori è proprio quello di
non giudicarlo subito, ma vedere 2 o 3 giorni dopo se lascia qualcosa dentro, se lascia un'emozione forte. Perché la regia lavora così, lavora sulle piccole cose per provocare un'emozione molto forte. Ci sono sguardi, sussurri all'orecchio di un neonato che chiudono tanto dell'arco narrativo delle 3 vere protagoniste, cioè le 3 figlie del maestro, perché questo è un cinema dallo sguardo femminile, dallo sguardo potremmo dire anche femminista, ma sussurrato, reale, delicato, non propagandistico come certi altri film fanno. La fotografia di Mikhail Kirkman ci racconta queste donne a metà tra il realismo e il pittorico, le vediamo sempre inquadrate con queste inquadrature molto statiche che però sembrano quasi veramente portarci dentro un quadro. Vermiglio è un luogo dell'anima, è un luogo dei ricordi, c'è questa patina del sogno, i personaggi sembrano a volte anche dei fantasmi, fermi in un tempo lontano. È come se tirasse un filo e lo collegasse a noi oggi, un filo che tra l'altro mi ha ricordato quello della chimera. Se avete visto il film di Alice Rohrwacher, vi ricorderete che c'è questa dimensione a metà, una dimensione soglia tra il mondo dei vivi e il mondo dei morti, c'è un filo che la collega. Ecco, anche in Vermiglio succede la stessa cosa, ci sentiamo proprio su questa soglia, a poter parlare quasi ai nostri nonni. Ma dicevo che attraverso la crescita delle 3 sorelle noi vediamo tanto della crescita e delle sfide che ha affrontato l'Italia negli anni e che sono ancora molto attuali. C'è una bambina che si sente un po' esclusa, un po' solitaria, che sta per diventare donna, vediamo il menarca, il primo ciclo. C'è la pulsione, il desiderio di un'altra sorella che si nasconde dietro un armadio per fare delle cose proibite, perché la religione lo proibisce, ma è una religione che la attrae e la respinge al contempo. E poi ci sono gli innamoramenti, il diventare madre e poi il cuore spezzato nella maniera più drammatica possibile. Gli uomini restano, ci sono sullo sfondo, sono magari nella figura di bambini, splendidi anche nel modo in cui recitano. La Maura del Pero ha preso attori professionisti e li ha mischiati con attori del posto. In tutto questo Vermiglio ci racconta tanto, ci racconta noi. E allora perché provare a portare questo film agli Oscar? Io sono veramente contento che si sia osato portare Vermiglio, perché forse non vinceremo e se lo faremo sarà una sfida difficilissima, però per una volta ci presentiamo per come siamo noi, senza provare a imitare un cinema diverso, un cinema di altri, e soprattutto facciamo una cosa importante. Con questa nomination, ma soprattutto andandolo a vedere, sostenendolo, possiamo far nascere con Vermiglio una grande autrice italiana, Maura del Pero.